Sono a Trapani e in un luogo dove sono stato tante volte, organo Francesco La Grassa, 1836-1847, 11 anni per costruire questo strumento e su questo strumento è stato detto molto, è stato anche scritto molto, ma informazioni reali su come sia morfologicamente strutturato non mi sembra di averne viste molte in giro. Credo che a molti organisti o appassionati possa interessare questa macchina assolutamente incredibile. Quindi a questo punto piccola visita guidata sull'organo Francesco La Grassa della chiesa di San Pietro a Trapani. Dunque, innanzitutto ricordiamoci che lo strumento ha 3 consoli, quindi 3 postazioni per l'organista, una a 2 tastiere, da notare i leggi sontuosi, ma da notare anche il prospetto meraviglioso con il cherubino che campeggia al centro, con la riproduzione di tanti strumenti come riprodotti e rappresentati così come li conosceva Francesco La Grassa alla sua epoca, quindi diciamo congelati nell'aspetto dell'epoca. E torniamo sulle console, quindi 2 tastiere senza nessun comando di registro alla sinistra, poi ci spostiamo al centro, ancora sontuoso il leggio dorato, 3 tastiere di estensione piuttosto inusuale che va da un contraffà di 24 piedi al Re, quindi abbiamo veramente una tastiera gigantesca, 3 tastiere gigantesche, ognuna operata diversamente, non solo nel colore, ma anche nella lavorazione, nell'intarsio, quindi tutto è pensato con una cura estetica incredibile. E qui abbiamo tutti i pomelli i comandi dei registri, sia all'interno che nelle colonne verticali. Abbiamo un dispositivo di tirapieno, abbiamo una manovella che poi andremo a vedere per che cos'è, e abbiamo una pedaliera sporgente alla siciliana di un'ottava più la controttava che chiama la prima tastiera, appunto di 24 piedi, e poi una serie di unioni e accessori a pedaletto di cui appunto andremo ugualmente a parlare in seguito. Il giro finisce con la console di destra, ancora un sontuoso reggio, e la nostra console di destra, estensione ancora diversa dalle altre, quindi ognuna di queste tastiere sembra essere specialistica, e in questo caso abbiamo tastiere di 54 note, ancora una volta pedaliera alla siciliana, tira tasto della prima tastiera, esattamente come avveniva qua giù, tira tasto della prima tastiera. Ora però è il caso di andare a vedere che cosa succede a livello fonico. Cominciamo a vedere la prima tastiera della console centrale. Questa è la sua colonna dei registri. Vado ad inserirne uno, il flauto di 16, e come posso vedere fin da subito lo strumento è muto nelle prime 2 ottave, poi quando vado alla controttava, non so se la telecamera mi sta registrando questi suoni, qui adesso siamo in controttava, quindi questo è un fa di 24 piedi. Posso tacere per farlo sentire, ma nessun telefonino poi andrà a riprodurlo all'atto dell'ascolto. Comunque, intanto possiamo supporre che questa tastiera è divisa in questo punto. Ed infatti è così, i registri che corrispondono alla parte bassi li troviamo così, ed ecco che
il mio complemento lo trovo di qua, ma non ognuno di questi registri ha un complemento nella sua parte bassa, solamente alcuni registri che corrispondono alla famiglia del ripieno. Quindi io potrò avere, e poi posso andare a mettere in questo caso, e poi metterò alcune file di ripieno unito e otterrò questo. Ora, inserendo questi, andiamo a vedere che cosa succede su questa seconda tastiera. Non succede proprio niente qua, ma la prima ottava della prima tastiera della console centrale è in comune con la prima ottava della seconda tastiera della console sinistra. Quindi già cominciamo a renderci conto di come questo sistema sia un sistema integrato, una macchina incredibile in cui chi ha progettato ha messo insieme su 3 consoli, ha suddiviso su 3 consoli sostanzialmente un unico organo. Quindi nonostante che all'apparenza essi siano 3 organi, anche dal punto di vista del prospetto, ma appunto è un'apparenza, perché questo campo e questo campo appartengono in realtà allo stesso registro, che sarà il principale di 16 del terzo manuale. Torno ancora a vedere a questo punto come posso trovare un complemento a quanto trovo a questo punto nella prima ottava della seconda tastiera della console di sinistra, e il complemento lo trovo da qui in giù. Io posso fare ad esempio una cosa del genere e avrò che su questa tastiera andrò praticamente steso, più o meno steso, avrei bisogno anche di questo, e a questo punto ho la tastiera più normale dello strumento. Alla fine mi ritrovo che è questa, che è la tipica, tra virgolette, qui di tipico non c'è proprio nulla, tastiera, il tipico corpo di organo all'italiana basato su un principale e con le sue file di ripieno a seguire. Visto che mi sono spostato a sinistra, appunto, visto che l'esplorazione di questa prima tastiera della console centrale mi ha portato a spostarmi a sinistra, e vado a vedere cosa ho nella prima tastiera della console sinistra. Intanto diciamo che essa si comanda da qui, i registri sono questi. Non ce n'è inserito nessuno, e infatti, ma la prima ottava è sempre inserita ed è un'ancia di 8 piedi. In alcune disposizioni che si trovano in rete o in libri precedentemente pubblicati, o credo scritto anche qui da qualche parte, viene riportato come bombarda di 16, anzi è scritto qui per essere rinforzo bombarda di 16, non c'è nessuna bombarda di 16, e questa è un'ancia di 8, e su questo credo che basti un po' di orecchio. E è di 8 piedi, molto corposa, molto particolare. Delle ance parlerò in seguito. Vediamo come posso proseguire. Proseguo così. Intanto ho inserito un fagotto secondo il cartiglio. I nomi dei cartigli non sono i nomi dati dalla Grassa, che non abbiamo i cartigli originali, quindi sono stati attribuiti da chi si è occupato di tutte le fasi di
studio del materiale fonico e del restauro. Attenzione, in questo caso abbiamo quindi una sezione che va da Do a Mi bemolle, da Do a Mi bemolle è una sezione a parte. Vediamo che cosa succede nella successiva sezione. Andiamo a mettere per esempio questo, anzi metterò questo. Questo per esempio è un registro quanto mai particolare perché all'inserimento del pomello entrano due file, di cui una è un flauto, quindi un labiale, e l'altra è un'ancia. Quindi appunto veramente inventiva alla massima potenza e finito. Finora 1, 2, 3 sezioni, evidentemente ce n'è una quarta. Andiamo a vedere per esempio nella quarta e qui abbiamo veramente la fantasia all'estrema potenza. Abbiamo un corno 16, chiaramente qui 16,8 è riferito a un'ipotetica base della tastiera, quindi in pratica ora qui mi uscirà un Re di questa altezza. Anche qui sono due file, una di 16 e una di 8. Quindi abbiamo in questa tastiera 4 colori diversi e 4 funzioni diverse. Come usare uno strumento del genere o, se vogliamo, come può essere venuta in mente una cosa del genere? Ma può essere venuta in mente, bisognerebbe essere nella testa di La Grassa. Senz'altro nel momento in cui si dispone di questa tavolozza e si è al lato del corpo centrale, qui abbiamo tutte le possibilità che dal principale da solo alla piramide del ripieno comportano il commentare, riempire, sostenere, accompagnare ciò che sta avvenendo nella console centrale, e certo in un senso non più proprio organistico, ma in un senso sinfonico, nel vero significato della parola, suonare insieme e comportarsi non come il tipico organista che vive da solo, ma comportarsi come parte di una famiglia, parte di un'orchestra, membro di un qualche cosa che si costruisce operando insieme. E quindi questo è il commento e l'appoggio all'altro, come dicevo, e qui abbiamo per esempio la possibilità di avere una regione in cui, se vogliamo pensare in senso bandistico, abbiamo i 3 tromboni o i 3 flicorni. I 3 flicorni li abbiamo qui, ma i 3 tromboni dell'orchestra, rigirando gli accordi a seconda di come servono, ovviamente, quindi, e qui abbiamo questo, ma l'organista avrà anche magari dei piedi liberi, ed ecco che il suo basso lo farà qua giù. Non ci arrivo, eccetera. Ma l'organista avrà anche una mano libera, e quindi o in una sezione del contralto o nella sezione della parte cantabile avrà a disposizione tutto quel che vuole, o come solista o come controcanto, sempre al principe. E quando dico per rispondere a modo, questo a modo
può essere anche bello urlato, E qui abbiamo per esempio un ottavino meraviglioso. Qui viene riportato come flauto 2, di nuovo è sbagliato, è di 4, ma è particolarissimo. Anche qui andiamo in un'inventiva sfrenata, forse si riesce a vedere dentro, eccolo qua, ci metto il dito, cerco di indicarne uno, poi quando tolgo il dito forse me lo metto a fuoco. No, non lo metto a fuoco, purtroppo non ho luci dentro oggi, quindi non posso. Comunque si tratta di una doppia, anche qui canna, di 4 piedi, una di legno e una di metallo, un flauto di legno e un flauto di metallo che suonano insieme, ed ecco il nostro incredibile, mi viene da dire ottavino, dovrei dire, ma nel momento in cui lo ascolto non penso certo a un ottavino, penso ad un fiscaletto, strumento della tradizione meridionale, che suona esattamente così. Ed ecco di nuovo altra possibilità. Quindi a questo punto questa meravigliosa chiave sonora, questa tavolozza che si ritrova a sinistra, è in grado di commentare, di integrare, di interagire con tutto ciò che avverrà al centro. Possiamo già supporre che ci saranno delle interazioni anche da destra, ma questo ci arriviamo dopo. A questo punto è il caso di percorrere rapidamente la parte soprani della tastiera, della prima tastiera della console centrale, per dire che insieme ai registri di ripieno abbiamo sia delle mutazioni di flauto in quinta, flauto in dodicesima, in quinta e in dodicesima sulla base del principale 16, quindi per me, tanto per parlare agli organisti, questo è come fosse il tasto 47 di uno strumento di 8 piedi. Per quanto invece riguarda tutti gli altri, diciamo semplicemente che questo flauto in quinta o flauto in diciassettesima, nessuno dei due è usabile con un principale 8 ovviamente, quindi non è una quinta sull'8 ma è una quinta sul 16, tanto per chiarirlo, lo vado a mettere. Ed ecco qua il mio, la mia sesquialtera di flauto, diciamo, comunque il mio mini cornetto. È chiaro che posso anche farlo completo, ed ecco il cornetto separato, molto molto bello, molto nobile. Incredibile ripieno di 11 file alla seconda tastiera. Cerco di andare rapidamente perché poi ci saranno altre sorprese nella descrizione, quindi non mi vorrei dilungare troppo su questo. Altra tastiera che dispone di tutto esteso, e di cosa altro disponesse realmente non lo sappiamo, perché questo in questo momento è bloccato, ma al sommiere c'è dello spazio, non è questo il momento per entrarci. Qui abbiamo il principale 16 dello strumento, che è quello che vediamo qua, ma anche qui c'è una piccola sorpresa. Mentre per quanto riguarda le canne laterali, esse sono delle normali canne di stagno con le loro bocche. Ora, se io vado a vedere queste bocche, in realtà queste bocche non sono sonore, e queste canne non sono di metallo come sembrano essere, ma sono delle canne di legno, quindi rettangolare, la sezione rettangolare, rivestite sul davanti così, le bocche parlano per dietro, e quindi la parte di 16 piedi, che ugualmente la mia telecamera qui direi che non prende, forse se sto zitto, ma non prende, parla in dentro nel prospetto, per l'appunto. Poi particolarità anche qui, anche questa tastiera ha una serie di spezzature, quindi di divisioni, quindi mentre per esempio dispongo di un'ancia molto pastosa, per le ance ho detto prima che ci sarei tornato, tra poco è l'ora di andarci, che ugualmente va stesa,
ma poi vado a mettere questo fagotto 32, in realtà non è 32 ma è 64, qui ci sono una serie, ripeto, di errori da questo punto di vista, e lo vado a suonare da solo, però non l'ho messo quindi non può suonare, quindi lo rimetto. Io qua su ho un registro che in realtà mi suona qua giù. Questo è un Do di 8 piedi, se dovessi avere dubbi vado, ovviamente cambia la forza, ma entrambi sono dei Do di 8 piedi, quindi non è di 32 per l'appunto perché 8, 16, 32, 64. Quindi un registro di 64 piedi in quest'area, per esempio per fare proprio dei solo di fagotto con la mano destra, quindi insomma per un organista dilettante più agevole che con la sinistra, per fare dei soli virtuosistici di strumento basso. Ovviamente suona in chiesa da sopra, è collocato da quella parte di là, metà, da quella parte di qua, metà, lo si sentirebbe meglio da sotto. Tra l'altro anche questo di foggia molto particolare, ancia libera, tuba conica in legno, canaletto in legno. Finisce il tour con un'altra tastiera, anch'essa con delle divisioni. Questa parte chiama un registro di 4 piedi sempre inserito, messo dietro il prospetto. La parte che va da questo Do a questo Si ripete ciò che è messo nella terza tastiera della console centrale. Diciamo che aiuta l'organista di centro, dà una mano in più all'organista di centro. Se l'organista di centro ha da giocare tra queste due tastiere, sta creando qualcosa qui, ma ha in mente qualcosa che vorrebbe suonare là, però ha finito le mani, bene, glielo suona il collega da qui, il quale chiama questo. Poi abbiamo dei registri qua che mi fanno suonare la parte dei soprani dal Do 37 al Fa 54. Ecco dunque che abbiamo un'altra infinite possibilità di orchestrazione, tutte integrate, potendo scrivere qualsiasi tipo di trascrivere, creare qualsiasi tipo di sinfonia controllata da 3 sole persone. Finiamo il tour, un'ancia di 8 collocata qui dietro, sempre inserita, una sorta di mini Blockwerk di 8 e 4, sempre inserito, che quindi appunto mini Blockwerk, e questo è utilissimo sia dal punto di vista accordale come risposta a quanto può avvenire laggiù dal punto di vista accordale, sia dal punto di vista melodico, perché poi in realtà riesce a cantare molto bene e farsi sentire bene in chiesa. A questo punto io direi che ho bisogno di mostrare una delle tante cose più incredibili che ci sono qui, ovvero il complesso sistema delle unioni. Le unioni adesso andiamo ad esplorarle un attimo. Per prima cosa voglio qua questa parte della console sinistra, attenzione che da qui ci sono solo questi, quindi ecco che ho un'ulteriore spezzatura nella spezzatura. Questa tastiera non era divisa qua,
ma in questo momento è diventata divisa qua. E se io volessi invece avere l'altra parte, non c'è problema. Questa non ce l'ho più, quindi non ce l'ho più, e questa. E a questo punto ho, ma non ce l'ho più qua. Chiaramente adesso io ho qualche cosa di molto forte e qui copro. Posso combinare quel che voglio, in questo caso addirittura e di nuovo ho un'altra divisione, ma non è ancora nulla. Vado a togliere entrambe queste e vado a vedere invece le unioni più normali, diciamo così. Terza alla seconda. Allora, terza alla seconda. Quando abbasso la seconda, viene giù la terza. Ma sempre? Dipende. Io posso anche decidere di dividere ulteriormente le sezioni. Quindi è separata, sta suonando solo la seconda. La destra, la terza farà le sue cose, oppure torna. Non voglio che suoni questa parte. Eccetera. Ancora altri 5 di quelli che nelle nostre tastierine giocattolo, la mia no di sicuro, nelle tastierine giocattolo si chiamano split points, punti di divisione. Addirittura nell'unire posso decidere se unire tutta la tastiera, unire delle sezioni di essa, quindi di nuovo delle possibilità di orchestrazione. Ultima unione che vado a vedere è la seconda alla prima. In questo caso le ho tutte e tre perché le ho messe in cascata, terza alla seconda e seconda alla prima. Immaginiamo che io non voglia avere nei registri risultanti che avrò alla prima, non voglio avere quelli della seconda. Ma non è un grande problema, basta che io li vada ad escludere. Ora, da qua, suonerò la terza, ma non suonerò la seconda, la quale rimane unita alla terza da sola, ma sto mettendo tutti i registri della seconda, ma non certo. E ora ci sono. Anche qui continuare il discorso sulle unioni significherebbe solo andare a vedere un sistema infinito di combinazioni che in una vita tanto non si riuscirebbe ad esplorare. Ovvero si riuscirebbe, ma c'è appunto da divertirsi a fare musica, divertirsi a trascrivere qualsiasi cosa. Io devo dire che mi sono divertito molto perché qua sopra ci ho fatto Passione secondo San Giovanni, trascritta da me a 12 mani, mi sembra che eravamo tante mani, con l'intero coro, solisti e organo al posto dell'orchestra. Il Requiem di Mozart, mi sembra, tante sinfonie di Mozart, concerto di Schumann, opera 54 con il pianoforte sotto, secondo concerto di Chopin con il pianoforte sotto, e quindi diciamo che nel repertorio orchestrale è possibile fare di tutto, nel repertorio sinfonico è possibile fare di tutto, è possibile comporre musica per questo, è possibile ovviamente suonare musica organistica. E qual è la cifra particolare di uno strumento di questo genere? Una è che diventa tutto così sinfonico nel senso orchestrale, e l'altro, andiamo a pensare al contrappunto lineare, andiamo a pensare a come un organista quando suona complesse tessiture
contrappuntistiche con incrocio continuo di linee, in qualche modo va a dover sopprimere diversi unisoni che non si sentirebbero più, incroci che non si capiscono bene perché comunque oltre un certo limite, oltre il limite della trio sonata o del quartetto alla francese facendo dei salti mortali tra due tastiere, ma oltre certi limiti o quel che faceva Lemar nelle trascrizioni, insomma, i limiti si possono sempre superare, ma poi c'è la fisicità, l'uomo è uno, le dita sono quelle, i piedi sono quelli. Qui si supera l'idea proprio del numero dei piedi, del numero delle dita, perché si moltiplicano con quelle dei partners, e quindi si possono creare infiniti incroci di linee contrappuntistiche senza che questo vada ad inficiare l'intelligibilità delle stesse. Prima di concludere questa chiacchierata vorrei far vedere uno o due piccoli particolari, per esempio le ance. Vediamo se riesco a prenderne una. Allora, questa è con la lingua rifatta, va bene, comunque restauro, normale. Dunque, qui abbiamo una cosa quanto mai particolare. Riesci ad inquadrare la zona dell'ancia del canaletto? Dunque, intanto si tratta di un'ancia libera, quindi quest'ancia, esattamente come sono le ance dell'armonica, della fisarmonica, dell'armonica a bocca, sono saldate qua, ma non sono battenti, quindi non battono nel canaletto. Non c'è nessuna ancia battente, sono tutte ance libere. Anche qui il dato particolare è che lo strumento è stato costruito nel 1936. L'armonium è stato brevettato nel 1942. In Europa in quel periodo c'erano molti fermenti di lavoro sulle ance libere, organo di Grenier, fisarmonica, Eckel, Teuchmann, poi Kilorg di Cavaillé-Coll, qui la letteratura e anche i resti museali sono infiniti, ma l'applicazione esclusiva all'organo dell'ancia libera, addirittura prima del brevetto de Bain, è veramente un'altra cifra unica. Ma cifra anche incredibile è il sistema d'accordatura. Noi sappiamo che per accordare un'ancia la si allunga e la si accorcia, quindi nel momento in cui questa linguetta scorre in avanti, l'ancia è più corta e quindi il suono è più acuto, scorre indietro, l'ancia è più lunga e quindi il suono è più grave. L'organista di solito fa questa operazione, l'organaro, battendo per far crescere il suono e facendo tornare indietro per far calare il suono. Si va un po' per tentativi, batti troppo, torni indietro, fai più piano, fai più forte, eccetera. In questo caso noi abbiamo un sistema formato da una rotellina, una filettatura, ovviamente non lo giro altrimenti lo scordo, e chi vuole accordare segue semplicemente come fosse un potenziometro un andamento lineare, facendolo crescere o calare di porzioni infinitesime, e questo ugualmente è una delle 100, 1000, non so quante particolarità di questo strumento. Potrei far vedere, magari poi riprendo io la telecamera e faccio un giro all'interno e faccio vedere una cosa da solo. Ed ecco, in questo momento sono all'interno dell'organo, incredibile il castello della meccanica, tra l'altro, ma vorrei mostrare un attimo il funzionamento del tamburo rullante. Continua pure. Vai, vai, vai. Quindi, uno dopo l'altro, ed ecco la ruota girevole. Vai pure. Con l'eccentrico. Continua, continua. Diciamo che non manca niente, forse uno sguardo sopra ci può aiutare a vedere invece la grande. Ops, si è chiusa la telecamera, però sta ancora registrando. Ecco, forse da qui
o forse mi faccio ora un giro sopra. Uno sguardo rapido all'interno, questa è la parte che corrisponde alla prima tastiera della console di sinistra. Ecco le nostre ance con l'accordatura a rotellina. Anche in questa sezione abbiamo delle ance gravi nella parte acuta della tastiera, così come prima ho parlato di questo 64 piedi, quindi in pratica del Do 1, che viene già suonato, del Do 37 che suona Do 1. In questo caso, nel caso invece di questa sezione dell'organo, abbiamo un 32 piedi agli acuti e quindi mentre quello centrale può permettersi di suonare un basso nell'ultima ottava, in questo caso ci si può permettere di suonare un tenore nell'ultima ottava. Ecco il flauto di cui parlavo prima, quell'ottavino, quel fiscaletto, in cui ad ogni canna in metallo è affiancata una canna in legno con uno zoccolo molto particolare. Qui la Grassa veramente ha reinventato di tutto. Interessanti i rulli, ma questo rientra in alcune tradizioni, non è un'invenzione da zero, i rulli che prendono il moto dalla meccanica di riduzione. Purtroppo non ho delle luci adatte, con il telefono non riesco a fare luce come si deve, e posso spostarmi all'interno dello strumento, che è un'autentica meraviglia. Ecco i contrabbassi con i loro rinforzi, parliamo ovviamente, di là ci sono il 24 piedi, quindi canne enormi, meccanica di rimando, estremamente complesso il tutto, ognuna, ecco qua, dei flauti delle fogge più particolari, delle ance delle fogge più particolari, dei canali in mezzo ad altri per risparmiare lo spazio, quindi abbiamo note acute in mezzo a note gravi. Di nuovo qui abbiamo due file, questo come può vedere c'è una canna anteriore e una posteriore, più o meno di lunghezza metà doppia, quindi ancora una delle due file. Ecco, zoccoli ugualmente di tipo particolare, e potrei anche, ecco, spostarmi dietro la console. Questa è la meccanica dei registri della parte dei bassi della prima tastiera della console di sinistra, e questa è la meccanica dei registri, tra l'altro anche qui con la cura di particolari che tanto da fuori non si vedrebbero, però che fai? Non tornisci il legno, ma non è in vista, che bisogno c'è? Ma il senso estetico porta a fare il bello anche dove magari non servirebbe. Questa sono le trasmissioni della basseria. Ovviamente una trattazione realmente profonda richiederebbe molto più tempo. Chissà, forse un giro ai piani superiori lo posso fare, ma qualcuno potrebbe anche interessare vedere. Ecco, è tutta una meraviglia, è tutta una meraviglia. Basta infilare la telecamera da qualche parte e è tutta una meraviglia. Proviamo a vedere di fare un giro ai piani superiori senza mani. Sicuramente cadrò. No, non sto cadendo ancora. E questo è il sommiere della prima tastiera, della parte appunto prima tastiera centrale, con un regale anche senza tuba, un regale di 16. Anche qui abbiamo un flauto molto particolare, anche questo ha due canne. Poi cosa abbiamo? Abbiamo tutto particolare. Abbiamo gli spazi del sommiere, come si può vedere, che hanno canne piccole in mezzo a canne
grandi, quindi il somiere va steso in questa direzione e poi torna indietro usando lo spazio lasciato nella spartizione dalle canne più grandi. Abbiamo un flauto ottaviante in legno strettissimo, molto interessante. Tutti i registri sono veramente delle creazioni e salendo sempre di più, sempre senza mani perché il telefonino come torcio da una parte e telecamera dall'altra, come dicevo potrei anche cadere, ma farò di tutto per non farlo. Mi presento davanti al mio 24 piedi ed eccolo là, sontuoso direi, no? Eccolo là. E beh, via. Il nostro sommelier. Ah, anche da notare il crivello. Allora, il crivello è a strisce per permettere al suono di uscire correttamente, nonostante che le canne parlino sotto il crivello. Quindi abbiamo la soluzione trovata dalla grassa per far suonare bene le canne sotto il crivello. Ecco la nostra grande gran cassa. E l'altra soluzione per far suonare, per far risuonare le canne che sono sotto al crivello è qua. Quindi un crivello super forato, quindi dove non ci sono solo i fori dove passano le canne, ma ci sono delle vere e proprie forazze che consentono per l'appunto al suono di liberarsi. Ed ecco qua, questo è come appare il prospetto. Queste sono le canne di facciata dove si intravede la parte appunto metallica aggiunta, ma la canna di facciata dietro, eccola qua, e ancora più sotto avrà la bocca. Posso spostarmi. Questi sono i campanelli della gran cassa. Ne ho toccato uno e questo più o meno si capisce. Posso spostarmi un po' al buio per la parte opposta. Ecco ancora un'ancia, in questo caso con lo zoccolo in legno. Ogni ancia è una storia a sé, una forma diversa. Questo è il corpo della prima tastiera della console di sinistra e questo invece è il corpo della seconda tastiera della console sinistra. Questa è quella presunta bombarda 16 che ho detto prima, appunto una bombarda, una tromba di 8 in lunghezza reale, anch'essa ancia libera, e questo è il numero 1, il contraffà, quindi il nostro fa aperto di 24 piedi. Uno sguardo sulla chiesa da questa posizione privilegiata me lo devo dare, ed eccolo qua. E con questo da qui sopra penso di aver finito. Posso solo scendere di sotto e fare una piccola inquadratura dell'organo da sotto. E una vista d'insieme da sotto non poteva mancare, e credo che questa vista vada anche a informarci del messaggio per l'appunto nascosto nello strumento, che più che un organo è un'orchestra nascosta. Sembra, perlomeno stando a quanto racconta nelle sue memorie il nipote di La Grassa, sembra che tutte queste figure lignee in alto rilievo siano state scolpite dalla Grassa stesso. Esse rappresentano gli strumenti dell'orchestra, ove con il termine orchestra si intende sia l'orchestra come la intendiamo noi che la banda, e campeggia al centro un cherubino che sembra essere il figlioletto di 3 anni della Grassa scolpito da lui stesso.